Buongiorno dai due in cammino e in kayak. Siamo qui all'attracco fluviale a Lodi per mettere in acqua il kayak e cimentarci nella discesa Lodi-Pizzighettone. Sono 46 km. La corrente è medio debole, anzi è più debole che media, e speriamo bene. Il tratto, dalle relazioni tecniche lo dicono, pare sia facilissimo, adatto a tutti, anche a zattera alla deriva. Si può anche lasciarsi trascinare dalla corrente, secondo loro. Beh, noi cercheremo di non farci trascinare dalla corrente e di pagaiare. Insomma, 46 km a 2 km all'ora sono un po' troppi, Via, andiamo a mettere in acqua il kayak. L'attracco fluviale è chiuso, per cui andiamo più avanti. Eccoci Ok, qui. prima del ponte alla tangenziale mettiamo in acqua il kayak. Momento Indiana Jones con Moschini. Stavolta dovrebbe essere più comodo della precedente. Più o meno rispetto all'altra volta è un'autostrada. Siamo partiti, abbiamo messo in acqua lì e ora cerchiamo di arrivare in mezzo al fiume. Lì c'è il sentiero, ci sono anche altri punti, noi più vicino per noi da questo. Adesso andiamo in corrente e vediamo un po' come va. Là c'è il circolo canottieri Lodi. Vista la distanza che ci aspetta oggi, abbiamo deciso di alternarci alla pagaiata. Facciamo 1 chilometro a testa. No, per ora abbiamo una corrente intorno ai 4 km orari, per cui con una leggera pagaiata siamo a 7 km orari e i 46 km dobbiamo riuscire a farli agevolmente. Poi vediamo più avanti com'è. Il primo ponte, che è uno dei 2 punti di riferimento che ho, è a 12 km. 1 chilometro e 200 metri dalla partenza, qualche scoglietto affiorante in mezzo al fiume. Niente di che. E purtroppo la corrente ora è meno forte. Adesso che ho io lo scettro del potere, faccio vedere il panorama da davanti. Non ho idea di che ore siano, però è prestissimo. Tra poco ci facciamo questa, io la chiamo isoletta perché non saprei come altro chiamarla, affioramento di vegetazione. Qualcuno potrebbe essere anche qualche ex pilone di vecchi ponti, però non so. Vabbè, noi ve lo facciamo vedere, poi Decidete voi. sì, nei commenti ci scriverete cosa sono. Un po' più a sinistra? Sì, meglio un po' a sinistra, se no ci andiamo ad incagliare. Deve essere una cosa carina, dove penso che gli uccelli, più gli uccelli credo che vadano a nidificare, perché appunto c'è tanto posto. Guardate lì. Oh sì, c'è anche un uccellino. La tartaruga. No. Come tartaruga? No, non una foglia. Una super tartaruga perché è bello. Stiamo andando a 8 km all'ora, la corrente è di circa 4. Qui c'è un po' di acqua. Guardate qua, Fernuto che si muove. Però l'acqua non è pulita come prima. Il fondo non si vede, ad esempio. A qualche chilometro prima No, di qui Lodi, sì, qui sì. Anzi, l'acqua ha cominciato ad essere un po' più sporca. qui però il fondale si vede, Cioè, Non è fortissimo, però non è pulita come prima. vabbè. Non ci sono schiume se no. No, ed anche in superficie comunque i pioppini ce ne sono pochi. Non c'è particolare, non ci sono odori particolari. Allora, adesso bisogna tenerci sulla destra, perché c'è
un po' di vegetazione davanti. A secondo del fondale sono tratti in cui la corrente è più veloce. Infatti siamo arrivati a 12 km e mezzo. Peccato che vicino ci fosse un tronco, per cui bisogna prestare attenzione. C'era un tronco in alveo, piccolo, però c'era. Qui tutti le sponde sono abbastanza agevoli. Poi non siamo riusciti a spaventarlo, è ancora lì sul suo ramo. Ah no, guarda, guarda, guarda. Ma dai! Ma cosa ti abbiamo fatto di male? Sponde erbose, alcune arrivano giù basse all'acqua, altre sono più alte, però è sempre possibile più o meno arrivare a riva in caso di problemi senza patema d'animo, almeno per ora. Ah, questo mi piace tanto. Parte verde. Di là però almeno è sabbiosa. Dall'altra parte puoi approdare facilmente. Sono nel mio chilometro di riposo. Sono nel mio chilometro di riposo. Io ho già fame perché. Però stranamente i suoi chilometri passano di fretta dei miei. Per cui lui si riposa di me. E infatti. Io vado lenta, quindi il mio chilometro dura una vita. Lui va veloce, come potete notare, e infatti mi riposerò 5 secondi. Stai registrando? Sì. Ah, peggio levi. Ma stai registrando? Sì. Ah, non avevo capito. Vedi che c'è il pallino? Oh, qui c'è un tubo, non so se vi interessa. Prende l'acqua per l'irrigazione dei campi. Va bene. Tra l'altro il profumo, E qui sono l'odore. solo campi, non c'è nient'altro. No, non si sentono odori strani. Però, quindi ok. No, a Lodi dove aveva messo in acqua il kayak con odore di letame che ti raccomando, ma era Lodi città, Non vogliamo sapere cosa succede nell'Odigiano. Avrà concimato i giardinetti pubblici. Vabbè, poi hanno bisogno anche loro. Guardate qui. E anche per questa parte di Adda sarà anche l'orario un po' preistorico, ma non c'è nessuno. Sono le 9? E sono le 9 e io voglio un caffè. A sto giro ho il termos. E ora si balla. Ta-da! Oh! A me gamba tantissimo. Boing, boing, boing. Un bel posticino, una bella spiaggetta isolata con il tronco per sedersi. Leggenda narra che lungo il Ticino ci siano spiagge per nudisti, lungo l'Adda non lo so, so che c'è la spiaggia LGBT friendly a Cassano, però quando siamo passati non c'era nessuno. Qua, boh. La spiaggia c'è. C'è la spiaggia, c'è l'acqua, sono gli uccelli e ci siamo noi da soli sull'Adda. Giulia è oltre la metà del suo chilometro e si stiamo dividendo i tratti, si pagaia 1 chilometro a ciascuno per risparmiare le forze, e però lei si vendica lavandomi perché però io ho la spugnetta ho la spugnetta e non ho pure di usarla. Oh, qui si balla. Ta-da! Quindi questo vuol dire che il mio chilometro durerà 2 minuti, però va bene. Visto che ne abbiamo tanti da fare, va benissimo. E qui la fauna pennuta non ci vuole bene. Se volessimo andare più veloci dovremmo avvicinarci alla sponda sinistra, però non vale la pena rischiare. No, per avere quel mezzo chilometro in più. sì, è lì che c'è. Guarda le sponde, se vedi dove stiamo andando. Guardate, finalmente la pellegrinetta oscura ha regolato a dovere il giubbottino di salvataggio. Come ti trovi col giubbottino? Bene. Adesso al posto, ti dà la sicurezza,
comodo con le tasche. Ma io stavo bene anche prima. Io invece ho dovuto cambiare misura perché la L era troppo larga, per cui non mi sentivo sicuro. Si alzava troppo, non era confortevole. Siamo entrati nel 10° chilometro, poco più di 1 ora e 10 minuti che pagaiamo. Stiamo tenendo una buona andatura, diciamo. In questo aiutati dalla corrente. Pochi ostacoli in alveo, giusto qualche ramo, però sono di piccole dimensioni e non sono in corrente, per cui si possono evitare facilmente. Tra un po' faremo pausa caffè perché ci è venuta una fame da lupi, tra l'altro. Caffè sì, nel termos, perché non c'è assolutamente niente fino a Gombito o Gombito, non lo so. Visto che ieri quando è che è stato? Domenica siamo stati a Remondò, frazione di Gombolò, e ora c'è anche Gombito, lo ribattezziamo così. Comunque sul fiume si vede solo qualche uccello. Per ora sì, una nutria, dice, giuro di aver vistato una nutria Giulia. Per ora solo aironi, niente anatre. Le anatre erano più indietro, si vede, si sono divisi il territorio. Questo è il territorio degli aironi. Oltre la sponda del fiume ci sono solo campi, perché siamo già nella provincia di Cremona, penso. Si balla! Lì in mezzo è basta. No, qui invece si sta schiumoso, ma ok. Yeah! Ok. Boing, 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 boing. Si di là. Questo chilometro non è durato. Mannaggia. Eccoci qua. Siamo arrivati al primo punto di riferimento, che era il primo ponte della tangenziale. Non chiedetemi quali due paesi microscopici con giunga, perché non me lo ricordo, ma è circa 12 km dall'imbarco a Lodi. È a 12 km qualcosa da Lodi, ma siccome abbiamo dovuto portare col carrellino il kayak fino alla riva del fiume dove scendere in acqua, sono 11 km e 440 metri, per cui arrivati là saranno 11,6. Adesso magari, ecco, ci dirigiamo lì prima del ponte dove c'è quella spiaggetta e facciamo pausa, sì, lì, sì, facciamo pausa caffè e ci riposiamo un attimo, perché i sedili, questo kayak è eccezionale, ma i sedili, infatti mi sto procurando delle imbottiture da aggiungere col velcro, ma non sono ancora pronte. Verranno pronte probabilmente domani, pensate all'ironia. Vabbè. Va bene, dai, approdiamo. Pausa caffè, se qualcuno riesce a aprire il termos. Dai. Io non ne bevo così tanto, Va bene, tieni di meno. Chiudi. Ne vuoi ancora? No. Però è ancora caldo. Chiudo Il bene. termos è fatto apposta. Si brinda col caffè. Niente, siamo qui. E kayak lì. Carica qui, 12 km. Corrente, c'è corrente, il ponte. Avevo dovuto mettere un po' più di zucchero, mi sa. Quanto ne hai messo? 3 cucchiaini. Cioè io non sono un amante del caffè, però un caffè caldo dopo essere rimasto coi piedi a molo adesso per tirare fuori il kayak ha su perché. Ora poi ricontrolliamo un attimo l'attrezzatura e poi dopo esserci sgranchiti un pochino le gambe si riparte.
sì, probabilmente coltivano, ci deve essere un orto di quelli abusivi da pensionato. Cucciola, che si pensionato? Scusa, guarda, c'è una baracca, una scaletta. Boh. Perché tu avrai la possibilità di diventare pensionato e sarai così? Sì, magari. Vabbè. Niente, allora facciamo pausa. Fate pausa anche voi. Cin cin. No, non è corretto il caffè. Giuro che ero tentata. Ero tentata, ma non gliel'ho lasciato correggere. Dopo la pausa caffè, ottima per rinfrescarci un attimo e sgranchirci le gambe. Siamo pronti? E anche il sedere. E anche il sedere, no? Siamo pronti per altre pagaiate. Il prossimo ponte è a 14 km. Quindi magari possiamo anche fare pausa pranzo. Dopo di te. Una bottiglia impiccata. Vabbè, forse è una trappola per i vesponi. Certo, coltivano frutta sul ponte. Non lo sappiamo. Magari un orto particolare. Ma tanto Io mi ero offerta di riprendere e finire il chilometro, ma lui non l'ha voluto, mi ha messo agli atti. Me ne farò di più dopo. Comunque, per il momento, a un quarto di tappa ultimata, questa formula del 1 chilometro ciascuno mi sembra buona. Quindi dici? Il bello del kayak tandem è che puoi pagaiare in due contemporaneamente per essere più veloce, però puoi pagaiare alternandoti per avere più resistenza e poter pagaiare più a lungo. Che è un po' che non lo vedevate, il pellegrino Brianzola, quindi non lo vedo neanche adesso perché l'hai messa talmente scotta. Ecco, adesso sì, come il pellegrino Brianzola. quello pignolo. Pignolo. Allora ci pensavo, Tratta Brianzolo. male Giulia. Brianzolo fa rima con pignolo, d'altra parte non è che. Sì, dai, guarda che stiamo arrivando. Vabbè, paga io pure io. Ogni tanto troviamo qualche barchetta ormeggiata, però per il resto il fiume è deserto e qui, non essendoci piste ciclabili né sentierini in riva al fiume, siamo in totale solitudine, per cui non venite da soli. Se dovete fare una discesa in kayak, cercate di essere almeno in due, perché se dovesse succedere qualcosa bisogna essere almeno in due. Poi fossimo in due su due kayak diversi sarebbe ancora meglio, però va bene anche così, dai. Se non altro per dare l'allarme, per chiamare i soccorsi. Non andate in kayak da soli, a meno che non siete nella vasca da bagno, allora. Pensa durante il lockdown uno sentiva la mancanza del kayak, se hai una vasca da bagno abbastanza capiente, o magari hai un kayak da fiume di quelli corti per fare i trick, ci sta nella vasca da bagno, Ognuno ha le sue forme di autismo, Va bene. Via, pagaiamo verso Gombito. Panorama sul piedame, che ogni volta che ho il chilometro di pausa mi invento una posizione nuova. Mi raccomando, casca fuori dal kayak, Ma intanto adesso il cellulare ce l'ho al sicuro, quindi posso cascare tutte le volte che voglio. Non faccio tanto la ganza, però l'altra volta mi sono presa una paura assurda. Però adesso ostacoli non ce ne sono, almeno non ce ne Neanche dovrebbero l'altra volta essere. non esserci ostacoli, il tratto era dato per tutti, facile. In realtà no, facile mica tanto, con tre trasbordi. È facile per chi è abituato a fare i trasbordi, oppure per chi non li avrebbe fatti. No, diciamo che il tratto con i trasbordi non era contemplato nella relazione che avevo trovato, ma il tratto dopo lo dava facile. Noi il problema l'abbiamo avuto dopo. Vabbè. Paradossalmente con i canali, i trasbordi, gli sbarramenti è andato tutto liscio. Poi
Oh, sto spiando la papera, segui quella papera. Ecco, ma se cambiassimo il nome del canale in segui quella papera? Fatecelo sapere nei commenti, tanto non commentate mai, cattivi. Vabbè, ma magari uno non sa cosa dire. Sul serio, Mm. per cui doverci aumentare. Però tienti sulla sinistra perché... Is- Olè! Sì. Ma pensi che io frigga con l'acqua? L'ultima volta è scaduto, però ti ho avuto fuori. Ah, non c'è problema. Da qua poi sei da solo. Sono da sola. C'è un altro isolotto là in mezzo. Siamo a destra. Sì, sì.